Secondo aspetto, sparo, vedo una spigola e spuntano questi cefaloni super nervosi e dopo che spara il cefalo spunta una bestione di foca enorme che sto provando ancora a cercare e mi ho la fotta nel pesce, non so se si è visto nel video. Pazzesco, questo è il motivo per il quale ogni volta ho un'ansia pazzesca quando sono in acqua. Ma il punto qual è? Che sì, va bene, è facile a parlare, ma è un pesce che fa schifo, cioè se tu lo guardi è disgustoso. È un pesce prelibatissimo, nel senso che le carni della pescatrice sono prelibate, però... Buono da mangiare? È buono da mangiare, sì. Allora, niente baffetto significa solo una cosa, che finalmente siamo di nuovo a mare. Allora, l'ultima volta che sono venuto qui a mare in Inghilterra è stato a febbraio, credo sia stato a febbraio. Il mare era praticamente dire deserto e dire poco, e come menzionato nel video che vi metto qua sopra, ti fa perdere la voglia di andare a mare quando vai in acqua, non vedi niente, non riesci a pescare niente, dici magari vedi qualche cosa, non la riesci a prendere, ti dà comunque quello spunto per tornare. Ma quando non vedi niente, specialmente in inverno, è veramente difficile. Da un paio di giorni a questa parte c'è un pochettino di tempo bello. Attenzione, non mi aspettavo di trovare questa situazione dell'acqua. Da un paio di giorni c'è mare super flat, super calmo. Peraltro sono stati visti pure dei bei pesci. Seguo delle pagine Facebook locali dove ci sono fondamentalmente dei report delle giornate, delle uscite, e c'è un po' di vita in giro. Ora, mi aspettavo di nuovo di trovare acqua pulita e calma, e non è così. Perdonatemi se ancora non vi ho introdotto il compagno di oggi. Buongiorno. Che è Alessio. Di Alessio ci conosciamo da... Quanti anni ci conosciamo noi? 5 almeno. Da 5 anni. 4-5 anni. Ci siamo conosciuti qua in Inghilterra, siamo entrambi pizzaioli. Siamo entrambi palermitani. Siamo entrambi palermitani e con la passione per qualcosa di questi giocattolini costoso. Per chi non lo sapesse, io sono Cristian, adoro realizzare video di pesca subacquea inerenti in generale al mondo sommerso. Vive in Inghilterra, siamo di origini siciliane e oggi voglio provare a pescare qualche pesce. Andiamo a vedere che condizione è l'acqua. Ragazzi, voglio farvi vedere una peculiarità di questo posto. Guardate la posizione della sabbia e che gradini che fa a causa del mare. È impressionante. Una delle cose che ho imparato venendo qui a pescare in Inghilterra è che non si può lasciare al caso l'orario in cui si viene a pescare. Quando parlo di orario fondamentalmente parlo dei picchi di alta marea e di bassa marea. Grossi spostamenti di acqua, parliamo di almeno 2 metri in altezza, ed è inevitabile che questo abbia un'influenza su quella che è la vita in giro. Una delle prime cose che faccio quando arrivo esattamente in questo posto, che avete visto sicuramente in altri video, è esattamente guardare le pietre in acqua e vedere di che visibilità oggi disponiamo. E non è per niente male. Una volta che ci siamo accertati di questo, so che il picco della marea è all'incirca tra le 8 e le 8 e mezza. Sono quasi un quarto d'ora alle 8, quindi adesso ci andiamo a cambiare. Ci facciamo di nuovo questa bella passeggiata, sperando di non bucare i calzari, perché mi sono dimenticato le scarpette da pesca. Andiamo a vedere
Che cazzo succede oggi? Un pesce voglio prendere, uno, non dico uno. Ma non so se vi ho detto che per acquistare questa tipologia di merce e magliette msliving.com. Supportate il canale. Luca Zaid. In questo momento io sono lui, nella mia testa. Ma non sta sponsorizzando questo video. Ma non sto sponsorizzando. Peccato. Luca Zaid, se ci volete aiutare, va bene. È un energy drink, è tipo un Gatorade. Una versione inglese fondamentalmente. Acqua fredda, c'è corrente contro perché il mare tirava verso la spiaggia che è da dove entrerò, quindi questo ci può dare una spinta in più quando siamo stanchi. Allora, una delle domande che arrivano più frequente è minchia, certo deve essere interessante pescare in Inghilterra e quant'altro, ma la realtà, picciotti, è che è cioè non è proprio bello come sembra. È difficile, c'è freddo. Ho la costante paura che uno squalo bianco spunti dal nulla inseguendo una foca seguita da un delfino e mi divori mentre sono all'aspetto. Però è una cazzo di figata perché mi fa sentire proprio vivo. E allora, io sono ufficialmente Ready. 1, 2, 3. Camera. Ci vediamo in acqua. Sì! Ce l'abbiamo fatta? Sì. No. Un'ora che combattiamo con la GoPro perché non mi funziona la modalità one button per premere, accendere e registrare, ma anziché fare questo faceva tipo le fotografie. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ma non so come. Niente complaint da GoPro al momento. L'approccio al pesce è sempre a 360 gradi. Dalla tana all'acqua libera l'oceano può sempre sorprenderti. Un merlano, pesce dalle carni delicate e morbide, tipico delle acque fredde, nel frattempo sbuca dal kelp. Le migliori location, un po' come nel Mediterraneo, sono quelle dove roccia, sabbia e alghe si mischiano. Questa volta sono delle spigole a fare capolinea. In Sicilia le avrei sparate, ma qui le chance di una big sono alte e voglio aspettare. Purtroppo però senza successo. Tutte le volte che ho trovato qualcosa di artificiale in acqua, qualunque cosa sia, trattiene il pesce. La giornata non sta andando bene e sono convinto di sparare qualcosa qui sotto.
ma la troppa sicurezza mi fa sbagliare. Magari la prossima volta andrà meglio. Oggi mi trovo nell'estrema punta di Portland, che è il punto più esposto del sud d'Inghilterra, nella Manica. Le condizioni sembrano bellissime, giusto per segnalarci. That's shocking. That's shocking. There's a massive seal that after I shoot a fish, chase the fish, and he's still around here. Now the issue is that he's gonna try to steal my fish once I get back in the water. Cosa è successo? Praticamente, secondo aspetto, sparo, vedo una spigola e spuntano questi cefaloni super nervosi e dopo che sparo il cefalo spunta una bestione di foca enorme che sto provando ancora a cercare e mi ho la fotta nel pesce, non so se si è visto nel video, pazzesco. Questo è il motivo per il quale ogni volta ho un'ansia pazzesca quando sono in acqua, però oggi è stata ripagata con un altro bel evento. Adesso il punto qual è? Che lei è qui vicino, l'ho vista poco fa ed è lì sotto e ora vediamo, rientra in acqua. Rientriamo in acqua e vediamo se la riusciamo a filmare o se riesco a pescare. Andiamo a vedere. In questo tratto sono al limite di uno stream tide, tradotto fiume affluente di corrente. 1 metro prima acqua calma, 1 metro più in là e finisco in Francia trasportato dalla corrente. Qui è probabile vedere del pesce, ma sono teso e ho il pensiero alla foca. Vediamo che succede.
cercando qualche spigola che però non si fa vedere. Finora 2 cefali e c'è sempre il pensiero alla foca. Sono contento comunque di aver sparato 2 pesci, sono contento del fatto che il fucile spara bene, sono contento che comunque sto uscendo fuori una bella giornata, che sono riuscito a filmare queste cose e niente, mi sento veramente appagato. Come dico sempre, per me la cattura è la massima idea di successo. Dopo tanti sacrifici, stasera si mangia pesce. Allora, ieri non è andata bene e oggi sono tornato in acqua. Ieri sono fatto quasi 4 ore di macchina e oggi pure. E oggi ho preso 2 cefali, stasera mangio pesce, faccio mangiare pesce ai miei bambini e oggi ho pure incontrato una foca. Che cosa vi voglio dire? Proprio quando pensi che tutto vada per il verso sbagliato, è proprio in quel momento che devi dimostrare a te stesso che non ti puoi arrendere e che se una cosa la vuoi, fai il primo passo e te la vai a prendere. Ed è quello che è successo oggi. Tempo bello di solito qui non ne fa, quindi le possibilità sono poche e oggi non me la sono fatta scappare. Io sono Christian, per chi non mi conoscesse dovrò realizzare video di questa tipologia. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.